Nell'epistola numero 8 Seneca riflette sui veri beni dell'uomo, che cosa conta realmente per un essere umano, cosa dovrebbe essere veramente importante. La filosofia, ciò che non ci può essere tolto è in interiore homine e non è all'esterno, non poteva essere diversamente, non devo dipendere da ciò che è esterno a me. E infatti il saggio arriva a dire non est tuum quod fortuna fecit tuum, non è tuo ciò che la sorte ha fatto tuo. Ciò che io ho ricevuto non per mio merito, non perché me lo sono guadagnato, ma per un semplice caso, non può essere considerato di mia proprietà. Cioè tutto ciò che mi circonda, le persone, gli oggetti, qualsiasi cosa, non lo devo stimare un bene, perché quel bene mi può essere tolto in qualsiasi momento. Le nostre vere ricchezze sono dentro di noi, è ciò che nessuno ci potrà mai portare via, nemmeno se fossimo imprigionati. E che cosa possediamo realmente? Il nostro tempo, quindi disponiamo a piacimento delle ore che la natura o Dio ci hanno concesso di vivere, e senz'altro i nostri pensieri, le nostre riflessioni interiori, i nostri valori e i nostri ideali. Sembra un concetto molto semplice, forse anche banale, oppure inizialmente nella società in cui viviamo, che è quella del consumismo, dove l'apparenza è l'unica cosa che sembri contare veramente. In realtà è proprio vero, Seneca ha ragione, perché se arrivo a capire questa cosa, tutto ciò che mi circonda non mi procurerà più un dolore nel momento stesso in cui io lo perderò. Il che non significa non dispiacersi per la morte di qualcuno, ma vedremo anche più avanti che il vero saggio riesce a non farsi condizionare, cioè sì, mi dispiacerà, però sempre in maniera distaccata, quella famosa autarcheia, l'autosufficienza, non sono più dipendente da ciò che mi è esterno. Tu mi inviti a stare lontano dalla folla e a vivere appartato. E allora che significato hanno quegli insegnamenti che comandano di essere operosi fino alla morte? Ti consiglio forse l'inerzia? Proprio per giovare a un più gran numero di uomini, io mi sono ritirato in me stesso, chiudendo le porte agli altri. Recede in te ipse, ecco l'insegnamento, ritirarsi in se stesso, non dipendere da nessuno. Nessun giorno mi va perduto nell'ozio e riservo allo studio anche parte della notte. Partem noctium studiis vindico, vindicate tibi, rivendicati per te stesso, sii padrone di te, e quindi prenditi anche una parte del tuo tempo da dedicare allo studio. Sappiamo bene che l'ozium letterario non è un sinonimo di pigrizia, bensì un sinonimo invece di operosità. Anzi, secondo la mentalità romana, il tempo meglio speso è quello che l'uomo dedica all'ozium letterario, cioè al lavoro sulle proprie opere letterarie, perché lì sta lavorando per i posteri, come ci dice anche Seneca: lavoro per i posteri, scrivo cose che possano essere utili a loro. I grandi nobili romani, coloro che scrivevano di storia, soprattutto gli storiografi, sapevano che la storia è maestra di vita, historia magistere vitae est, proprio per questo motivo, perché posso trarre dei grandi insegnamenti che io lascio ai posteri, alle generazioni future. Per loro era un'occupazione importantissima, importante tanto quanto la vita attiva. C'era il negotium e l'ozium. Il negotium prevedeva appunto l'attività politica, l'attività giuridica, anche il fatto di essere un avvocato e quindi di difendere qualcuno nel foro, come dice Seneca in questa stessa lettera, ma parallelamente si può essere utili alla patria anche attraverso la stesura di opere letterarie, di opere storiografiche, poetiche, anche di poemi epici. Tutti i mezzi sono leciti per poter dare il proprio contributo alla res pubblica, la cosa di tutti, il bene
statale è l'interesse comune, quindi il vero cittadino, il vero civis romanus non è colui che coltiva il proprio orticello, che se ne sta chiuso a casa sua, chiuso nel suo egoismo. Non dobbiamo farci i fatti nostri, come si sente sempre dire da tutti, ma il vero civis romanus è colui che abbandona il proprio campo e che si getta nella mischia, che va a combattere per la difesa della patria, della famiglia e dei propri ideali. Questo è il vero cittadino, colui che antepone l'interesse comune al proprio interesse privato. Anche l'immagine di sottrarre delle ore al sonno e di cadere quasi stanco morto sui libri è un topos tipico della letteratura latina. Anche Aulo Gelio, moltissimi altri lo raccontano, lo stesso Plinio il Vecchio, ce ne sono tantissimi che ci illustreranno il loro grande impegno, il loro contributo letterario che hanno dato per la patria attraverso questa immagine. Affido ai miei iscritti consigli salutari come ricette di medicamenti utili e ne ho prima provato l'efficacia sulle mie piaghe che, se non sono del tutto guarite, hanno cessato almeno di estendersi. Rectum iter aliis monstro. Insegno agli altri la giusta via che ho conosciuto tardi, dopo un faticoso errare. Questo fa il filosofo, colui che ha colto un frammento di verità, colui che è giunto a determinate conclusioni, colui che ha più esperienza di noi, è più avanti nel percorso ad sapientiam e voltandosi indietro ci osserva e come un buon padre o un buon amico ci tende la mano e ci aiuta e ci indica il giusto cammino per non inciampare. Certo, possiamo seguire i suoi consigli oppure no, ma se li seguiremo sicuramente vivremo una vita migliore e ci eviteremo moltissimi di quei dispiaceri e quindi di quelle ferite, metaforicamente parlando, che sono già toccate invece al filosofo. Devo forse ritenere dei beni importantissimi la casa, le proprietà, il conto in banca, i miei parenti? Assolutamente no. Quelli che credete doni della fortuna sono in realtà ingannevoli lusinghe. Vado gridando: evitate i beni che piacciono al volgo e sono dono del caso. E qui sembra di sentire anche Petrarca: ciò che piace al mondo è breve sogno, quindi è una pura e vana illusione tutto quello che ci viene dato, che comunque ci può essere tolto in qualsiasi momento. Il vero saggio deve essere pronto a perdere tutto. Come dice spesso Seneca, il saggio sa adattarsi ai cambiamenti repentini e inaspettati della sorte. Quando abbiamo il necessario, tutto il resto è superfluo. Sprecare un'intera vita per raggiungerlo è da stolti, perché tutti siamo destinati alla morte. Quotidie morimur, moriamo un po' ogni giorno, e quindi sarebbe inutile, come disse anche Cristo: che senso ha conquistare il mondo se poi perderai te stesso? Non ha nessun senso. Sappiate che gli uomini possono essere coperti ugualmente bene da un tetto di paglia come da un soffitto dorato. Pensate che non c'è niente di mirabile eccetto l'anima, e se essa è grande, null'altro può esservi di grande. Eccolo qua. Tutti i miei beni sono in interiore homine, i miei pensieri, le mie emozioni, le mie sensazioni, tutto ciò, la mia esperienza, il mio bagaglio culturale, la mia istruzione, tutti i libri di cui mi sono nutrito, tutto ciò che io possiedo, che ho raccolto in me stesso, nessuno me lo potrà togliere. Questi sono i veri beni, non i beni materiali. Quelli li posso perdere in qualunque momento. È un percorso molto complesso e difficile da accettare, ma una volta capito, compreso fino in fondo, riuscirò senz'altro a distaccarmi realmente, quindi dal mondo materiale, dal mondo fisico che mi circonda. Se vuoi avere
avere la vera libertà devi farti servo della filosofia. E poi aggiunge: filosofia e servire libertas est. Servire la filosofia è libertà. Il vero saggio è colui che si occupa di filosofia, si sottomette alla filosofia. Sembra una contraddizione, sottomettersi non è forse segno di schiavitù? No, perché la filosofia ci rende liberi. Che cos'è la filosofia? L'amore per il sapere, la capacità, il desiderio di conoscere continuamente, mi permette di riflettere, di ragionare continuamente, incessantemente, quindi mi libera da tutte le mie paure, dalle mie angosce, dai miei pregiudizi, da tutto ciò che non conosco. Quando io colgo la verità, essa mi rende libero. Per essere d'aiuto agli altri, Seneca, il filosofo, ci ha lasciato questo scritto, le Epistule Morales ad Lucilium, non per giudicare, non come maestro seduto su un piedistallo che ci osserva dall'alto e che ci giudica, non è un moralista, ma è semplicemente un amico, un compagno di viaggio che è andato più avanti di noi, che è vissuto prima di noi e che ci guarda e ci tende la mano, ci accompagna nel lungo iter ad sapientiam, in quel viaggio verso la scoperta della verità. E la verità, una volta conosciuta, ci libererà da tutti i pregiudizi e dalle nostre paure, e allora saremo veramente liberi.